Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno qua dalla radio, l'editoriale del lunedì 3 giugno del 2024. Buona settimana a tutti. Vado veloce perché come vedete qua di fianco il menù è abbastanza ricco oggi, quindi mi prendo però i primi 30 secondi iniziali perché ci tenevo a farlo ed è giusto farlo, perché 2 ringraziamenti vanno fatti. Uno a voi, perché ma non è, diciamo così, frasi fatte o scontate, però insomma stiamo raddoppiando i numeri mese dopo mese e quindi grazie davvero a tutti quanti voi che ci state seguendo le trasmissioni, le live. Mettete like, vi iscrivete, visto che siamo arrivati anche a quota 40.000 iscritti qua sul canale, quindi grazie. Insomma, è molto semplice da dire, a volte basta una parola. Così come basterebbe, tra virgolette, una parola per il secondo ringraziamento a tutti quelli che magari si adoperano un po' di più per supportarci, scusate, perché fanno un pochino più di passaparola, si iscrivono mentre guardano il video, quindi iscrivetevi perché, come detto spesso, ci dà una grande mano anche per poi rivenderci, perché d'altronde non è che campiamo d'aria, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Chi ad esempio magari ci sta seguendo come Andrea, che ringrazio, ci farà fare degli obblighi di riscatto molto più belli quest'anno, visto che ci sta facendo avere un software molto, molto vicino a quello che è i software che sono utilizzati dalle squadre professionistiche per valutare i calciatori, quindi avrete un obbligo di riscatto e delle trasmissioni in generale ancor più approfondite sui temi del mercato e sulla ricerca dei giocatori, quindi grazie a lui se ci sta guardando oggi, ma insomma se avete idee, suggerimenti, diciamo così, occasioni per farci anche migliorare, mail di redazione@radiorossonera.it e ci dite tutto. Vado con l'editoriale, anche perché sennò veramente rubo troppo a tutto ciò che è invece qua di fianco a me. Battere un colpo di mercato. Parliamo un pochino di questo inizio di giugno. Il re è nudo invece sulle scelte che sono state fatte. Telefono senza fili, parleremo di comunicazione e rapporto con i tifosi. Fonseca, attacco e difesa, ma ci tenevo e ci terrò a fare una sorta di separazione sul discorso Fonseca, che mi sembra anche corretto fare. Poi chiuderemo sullo stadio. Chiuderemo sullo stadio con, vabbè, lo vedete, insomma, e se trichiamasse, ne parliamo dopo. Battere un colpo di mercato. Allora, le stagioni nascono in molti modi, ereditando la stagione del passato, dando un taglio netto, ci sono in molti modi per far partire le stagioni. Però le stagioni partono con dello storico. È inutile che, insomma, pensiamo che le stagioni siano dei compartimenti stagni, questo no, non succede così, non è mai successo così, non succederà così, perché semplicemente li fanno gli uomini che non sono dei compartimenti stagni, non sono numeri. Le stagioni partono in molti modi. Sono partite le nostre stagioni ultimamente con ritorni in Champions, scudetti, Champions League, dirigenti che vanno, dirigenti che vengono, mercati, eccetera, eccetera. Sono molti modi, insomma, li abbiamo visti sulla nostra pelle. Credo che il Milan debba battere un colpo, perché in questo momento il sentiment, come si suol dire, non è particolarmente positivo e il rischio di trascinarlo fino alla prossima stagione c'è. Anche qui è inutile negarlo, ma non è nemmeno fare i pessimisti, è affrontare i problemi e provare a risolverli. Pensare che, diciamo così, una stagione possa partire bene con un sentiment negativo di tutto l'ambiente è possibile, è molto faticoso e soprattutto richiede decisioni forti e anche da un certo punto di vista chiare. Ehm, Visto che comunque l'allenatore arriverà, ne parlerò poi nel quarto punto, senza il favore della piazza, anche qui è inutile, cioè non è essere pessimisti, è essere realisti, è essere così consci del polso della situazione, perché sennò altrimenti vorrebbe dire raccontare qualcosa che non esiste o far finta che esista qualche altra verità che non c'è. Siccome l'allenatore non darà la scossa a una stagione che è finita male,
al di là delle celebrazioni dell'ultima giornata, ma insomma è finita male, è finita in maniera anche abbastanza triste. Il nostro ultimo mese di maggio, sportivamente parlando, è stato il peggiore degli ultimi 4 anni, visto che tra i ritorni in Champions, lo scudetto appunto la semifinale di Champions League, questo è stato il maggio peggiore degli ultimi 4 anni. E proprio per questo bisogna ridare un po' di scossa e di elettroshock, ecco, questo sì. E credo che l'unico modo in questo momento per ridare un pochino di entusiasmo a tutto ehm, sia il mercato. Ne ho parlato anche lunedì scorso, ma non è il mercato ovviamente non cura nessun male. Lo può, diciamo così, tamponare e può essere, diciamo così, prodromico alla stagione, perché comunque giochiamo a calcio, quindi non facciamo né i commercialisti né gli esperti di mercato. Giochiamo a calcio, dobbiamo fare entrare la palla in una rete e alzare una coppa a maggio. Questo è più o meno l'obiettivo di una squadra calcistica. Però credo che il colpo di mercato, e credo la punta, possa essere, diciamo così, debba essere anche preso in considerazione il prossimo attaccante anche in questo modo. Cioè non solo e soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche un pochino dal punto di vista ambientale. Non per forza, diciamo così, bisogna essere legati solo e soltanto al colpo ed effetto, ma ce l'ha insegnato anche la stessa storia del Milan, ogni tanto dare, diciamo così, l'impressione anche agli avversari e ai tuoi stessi tifosi di esserci, di essere tra virgolette anche un po' tornato a voler essere competitivo e a voler vincere, dà l'impressione diversa rispetto a quella che magari hai in questo momento, perché poi ne parlerò nel terzo punto, non è così. Il re nudo sarò rapido. La scelta di Fonseca è una scelta della società, pura e semplice, che non ha più "difese", tra virgolette. Nel senso, questa è veramente la prima grande scelta che non ha paracaduti. Abbiamo fatto scelte nell'ultimo anno per il quali ci si poteva, tra virgolette, un pochino dividere gli oneri e gli onori, le colpe e i meriti. Questa è una scelta che va scritta soprattutto solo e soltanto alla società e che non avrà paracaduti. Non ci sarà la possibilità di nascondersi sotto l'operato buono o cattivo di un dirigente, buono o cattivo di un allenatore. Non ci saranno, diciamo così, vie d'uscita. È una scelta forte, perché va, come detto, in contraddizione rispetto a quello che pensa il tifoso, va in contraddizione anche su quanto una buona parte della critica dice, ovvero, insomma, a fronte di allenatori italiani, a fronte di allenatori un pochino più affermati, si va a prendere un allenatore che può aver fatto discretamente bene in Ligue 1, perché ha fatto questo, non è che ha sconvolto la Ligue 1 col suo calcio, ha fatto discretamente bene in Ligue 1 e insomma lo si porta al Milan, tralasciando altri nomi. Non ne faccio neanche uno, ma ormai tanto li sapete quali sono. Ce n'è più di uno, non è che ce n'è solo uno soltanto. È una scelta forte, è una scelta che, ad esempio, ha escluso la possibilità di prendere allenatori italiani di principio. È una scelta che pone davanti a un bivio: o si è, tra virgolette, dei geni visionari, che si è rifiutati allenatori di un certo tipo, eccetera, 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 oppure si passa per l'esatto opposto. Non credo che ci sia una via d'uscita in questo momento. La scelta di Fonseca è, diciamo così, senza paracadute in generale, sia dal punto di vista del giudizio, sia dal punto di vista di possibili altri colpevoli. Qui ci si assume la responsabilità della scelta, che è lecita e libera, è assolutamente, mhmm, diciamo così, non è che la debbano fare altri, è giusto che venga fatta da chi in questo momento comanda il Milan. Se ne assumeranno, scusate, la responsabilità e poi il campo parlerà. Il campo parlerà e dirà se è stata una scelta corretta o meno. Poi, come detto, la critica la farò in altro modo nel caso, cioè quando il campo parlerà. In questo momento, come ho detto lunedì scorso, sulla carta appare una scelta non corretta, perché tanto
è giusto anche dire, tra virgolette, la propria, a priori, sempre riferendosi al fatto che si sta commentando la carta, le bocce ferme, non si sta, commentando il campo. L'anno scorso la scelta di Pioli è stata commentata a settembre-ottobre, quando iniziava a essere non particolarmente positiva. Ehm, Poi sono i fatti che devono essere commentati. Ma ne parliamo nel quarto punto. Telefono senza fili è una questione diversa, completamente diversa. È una questione legata alla nostra comunicazione. Ne avevo parlato credo anche 2 o 3 settimane fa di questa sorta di difficoltà di comunicazione tra la tifoseria e il Milan, proprio perché si parlano 2 lingue diverse. A parte che si parla poco in generale, questo comporta che ci siano dei vuoti di comunicazione che poi vengano riempiti. Se non li riempi tu, li riempirà qualcun altro. Non esiste vuoto in comunicazione, esiste che qualcuno parla al tuo posto nel caso. Se non parli tu, parla qualcun altro. Se non vuoi parlare tu, devi far parlare i fatti. Se poi i fatti vengono contro di te, allora è inutile che, tra virgolette, "ci si fai poi permalosi". Credo che in questo momento il tifoso del Milan aspetti una comunicazione più chiara, a parte che aspetti una comunicazione, poi aspetti una comunicazione più chiara, un pochino più diretta, un pochino anche passatemi il termine, onesta, nel senso di un pochino più chiara, più limpida, più diretta, più vera, ecco, del termine. Non so se mi sono spiegato, non era onesta e disonesta il discorso, era più spiccia, ecco, forse anche, ma un pochino più reale, più vera, più è inutile, tra virgolette, "parlarsi in maniera strana", nel senso che io chiedo fatti sul campo dal punto di vista sportivo e mi viene risposto, provando a esaltare le ricerche di Football Benchmark. Onestamente, sono 2 dialoghi diversi. Al tifoso del Milan io è qualche mese che provo a far passare il messaggio, ma tanto evidentemente non giustamente anche forse conto poco e mi sembra anche corretto. Però tant'è. Il tifoso del Milan tifa una squadra di calcio, non tifa una società, una SpA, tifa una squadra di calcio. Al tifoso del Milan piace vedere le partite, vincere, gol, coppe, vittorie, questo interessa. Grandi campioni, bei gesti tecnici, interessa questo. Poi che possa essere interessato diciamo così, all'aspetto economico della propria società e che è soddisfatto del fatto che la sua società sia sana, gli fa assolutamente piacere, ma non lo metto in dubbio. Ma è un aspetto marginale, non interessa al tifoso che sia solo e soltanto sana, che sia sana e vincente, che sia sana e che sia sportivamente attrezzata, che sia al top dal punto di vista dirigenziale, dell'allenatore e della rosa. A interessa questo. Ehm Aveva un bellissimo, diciamo così, modo di chiudere la stagione, il vecchio amministratore delegato, ovvero Ivan Gazidis. A pochi giorni dalla fine della stagione faceva una sorta di intervista conclusiva in cui faceva un po' il punto della situazione della stagione e presentava la stagione successiva. Niente di eccezionale, nemmeno troppo empatico, alla fine era un'intervista su Gazzetta, con una ventina di domande, niente di che. Però quantomeno dava l'impressione che il dirigente massimo chiudeva la stagione e presentava la prossima. Diciamo così, il Milan da un mese non ha chiuso la stagione precedente né aperto la successiva. È in una sorta di bolla per la quale, ad esempio, la campagna acquisti scusate, la campagna abbonamenti non è partita e non si sa nemmeno quando partirà ancora, nonostante comunque il periodo invece suggerisse di farla partire, ma non questo momento, il calendario, perché comunque nel recente passato era già iniziata. Siamo in questa sorta di bolla senza tempo e senza spazio che andrebbe colmata con un po' più di comunicazione. Poi,
so già che è un appello che cadrà nel vuoto, perché tanto negli ultimi anni si è sempre proceduto così. Poi però non ci si stupisca se i tifosi del Milan vedono la propria società fredda, un po' distaccata, con dirigenti che vengono ritenuti credibili o meno, anche quando smentiscono, perché è così. Fonseca, volevo dividerlo in 2, quindi attacco e difesa, ma non sto parlando di campo. Ehm, Fonseca ha, diciamo così, in sé 2 questioni diverse, ovvero credo che in questo momento il tifoso del Milan non interessi criticare Fonseca allenatore. Non lo conosce in parte, magari non ne ha nemmeno voglia e io onestamente non ne avrei nemmeno voglia di criticare il Fonseca, cioè non lo farò lo criticherò su quello che vedrò al Milan. La critica credo che venga fatta soprattutto alla scelta Fonseca, non all'allenatore Fonseca. È giusto, mi permetto tra virgolette di suggerire a un ipotetico tifoso che sta guardando di non andare dritto per dritto contro Fonseca, perché uno non se lo merita, povero, onestamente, cioè, che colpa ne ha. Due, sarà allenatore del Milan e comunque allenerà lui, quindi il nostro augurio è che possa allenare il meglio possibile e possa fare il meglio possibile, quindi andargli contro a priori a lui, onestamente, sarebbe anche un po' controproducente. Se si vuole criticare la scelta perché è il fatto che c'è in questo presente, questo si può fare. Criticare invece il lavoro di Fonseca, siccome non c'è il fatto, non c'è il presente, lo lascerei nel caso se A dovesse andare male e B in un prossimo futuro. Però io a Paolo Fonseca veramente auguro il meglio proprio perché si ritroverà a lavorare in un momento storico del Milan non particolarmente semplice, con la piazza che lo attende al varco, con una squadra che comunque va risistemata anche dal punto di vista atletico, visto il nostro recente passato che ci vedeva sfasciarci muscolarmente nei mesi autunnali, con diciamo, le aspettative di una stagione che l'anno scorso si è chiusa con la seconda stella dell'Inter, con una competitività quasi mai ai livelli, perché insomma, siamo usciti già in inverno praticamente quasi da tutto. E quindi sarà una stagione per la quale insomma, lavorare ci sarà tanto lavoro da fare e non sarà nemmeno semplice farlo, proprio perché insomma, gli occhi saranno tanti e le pressioni anche. Quindi alla persona, all'allenatore Paolo Fonseca, auguro veramente un buon lavoro perché ne avrà bisogno. Chiudo gli ultimi 2 minutini veloci sullo stadio, perché allora, al netto del fatto che la questione stadio sta andando ancora avanti senza nessun tipo di intoppo e di questo prima o poi bisognerà riconoscere il merito a chi la sta portando avanti per davvero, cioè a Team Romani che dietro le quinte, senza rilasciare, come detto, alcun tipo di parola, ma sta facendo fatti, sta lavorando. Le tappe, diciamo così, che erano state predisposte più o meno un anno fa, sono state rispettate tutte, più o meno tutte neanche nei tempi corretti. Insomma, il lavoro passatemi il gioco di parole, del team di Team Romani è, è lì sotto gli occhi di tutti. La questione stadio sta andando avanti coi tempi giusti. Poi, insomma, il futuro non lo conosce nessuno, però devo commentare il presente. Il presente dice che il lavoro fatto finora è tutto fatto bene. Ehm, e proseguirà in quest'estate con l'inizio vero e proprio dell'accordo di programma che speriamo, perché questa è la speranza, si possa concludere già a inizio del 2025. Più tardi possibile, primavera del 2025, così che da poter far più o meno iniziare i lavori all'incirca tra un annetto da oggi. Quindi questa è un po' la speranza, che se non ci sono grandi intoppi si andrà lì. Poi c'è una questione. E se Octree chiamasse? Non posso escludere che Octree alzi il telefono per chiedere conto al Milan di cosa sta facendo a San Donato e provare a pensare a una soluzione condivisa. Non posso neanche escludere che dall'altra parte non si metta giù il telefono a priori. Ora,
Lo so, non voglio dire che il Milan farà lo stadio condiviso, non sto dicendo questo. Sto dicendo che 2 chiacchiere tra le 2 nuove proprietà, ovvero quella di Redbird e quella di Oaktree, ci saranno per capire cosa fare dello stadio, anche a fronte di una possibile coabitazione. Comunque l'argomento verrà buttato sul tavolo, poi magari salterà e non ne verrà presa alcune decisioni, alcune considerazioni in merito. Però non me la sento, tra virgolette, di smentire che non ci si ascolterà a vicenda, ecco. Questo no. Però, come detto, il Milan senza, diciamo così, ombra di dubbio vorrà far lo stadio da solo, se lo sta facendo a San Donato con i tempi e i modi giusti. Poi se se la realtà sarà un'altra nel prossimo futuro la racconteremo, anche perché purtroppo noi al massimo questo possiamo fare, raccontare e nient'altro. Sono arrivato in chiusura. Grazie per essere stati qui con noi, ci ritroviamo tra poco in realtà per obbligo di riscatto. Stavo per dire Mattino Milan, ma è partito obbligo dal primo di giugno, quindi torneremo con obbligo di riscatto, con il mercato e ci ritroviamo per tutto il resto della prossima settimana. Grazie a tutti e a dopo.